Qual è la mia idea di bellezza? Per voi c'è il suono, quello che avete sentito. Per me c'è la vibrazione. Sono nata sorda a causa di una rosolia congenita e prima che nascessi i miei genitori sapevano che ci sarebbero state delle conseguenze per me, non sapevano ancora quali, ma quando poi sono nata hanno capito che non sentivo, perché comunque non reagivo agli stimoli sonori. E questa è stata un po' la mia fortuna, perché? Perché hanno iniziato a informarsi su come poteva essere affrontata la sordità. C'erano diverse possibilità e sarei dovuta rimanere nel silenzio, ma dovevo in qualche modo comunicare con il mondo. E così ho iniziato a parlare perché i miei genitori mi hanno fatto fare logopedia per ben 12 anni e poi c'è stato un incontro importante con una musicoterapeuta che si chiama Giulia Cremaschi Trovesi, che sta a Bergamo, e vi suggerisco di andare a vedere quello che fa perché è interessante. E lei ha lavorato per oltre 40 anni con i bambini sordi e aveva scoperto che in realtà questi bambini sentivano, percepivano la musica, non con l'orecchio ma con il corpo, attraverso il corpo. E così è stato anche per me. E perché il violoncello? La signora Giulia aveva consigliato ai miei genitori il violoncello perché è uno strumento che ha le frequenze simili a quelle della voce umana. E questo mi sarebbe stato utile per superare la mia sordità, ma per stimolare il mio ascolto. E così io a 3 anni ho iniziato a frequentare una scuola di musica privata qui a Udine ed ho iniziato il mio lungo percorso musicale. E diciamo che questo ha portato dei buoni risultati perché a un certo punto c'è stato un episodio, circa quando avevo 12 anni di età, che siccome prima il mio orecchio destro era completamente morto, per così dire, non sentivo nulla, un giorno, una mattina, ho messo sull'apparecchio e sono corsa da mia mamma e le ho detto «Mamma, sento». Ma come senti? Certo, nel limite delle mie possibilità. Era successo che l'orecchio destro si era risvegliato e si era bilanciato con l'orecchio sinistro. E questo poi gli esami audiometrici hanno confermato questo episodio. E che poi portava anche gli apparecchi acustici, quindi io sono stata a contatto con i suoni. E quindi ho iniziato a sentire le vibrazioni e non era scontato anche che potessi imparare a parlare. La tecnologia poi è migliorata nel tempo, perché quando io sono nata, eravamo negli anni '80, e ancora non era così diffuso il fatto che le persone sorde potessero parlare, persino suonare. E questo era anche un po' il guaio, diciamo, che dovevo confrontarmi con un mondo che sente, mentre io non sentivo, però se vediamo una che parla e che suona, allora magari ci viene il dubbio, ma allora ci sente. Diciamo che ero a metà strada, non sentivo ma sentivo, un po' entrambe le cose. Questo poi, il violoncello, diciamo che è stato uno strumento che mi ha dato tanto, le difficoltà maggiori poi sono state quelle di dover affrontare l'intonazione. L'intonazione era proprio la spina nel fianco, perché per un motivo che io sentivo la vibrazione, però la vibrazione mi dava l'idea delle frequenze basse e quelle alte, quindi suoni gravi, suoni acuti. Però quando poi entriamo più nel dettaglio, che riesco a distinguere un Do da un Re, però poi a un certo punto non riesco più a distinguere un Do meno da un Do più, chiamiamolo così, un Re meno, un Re più, un Re crescente e un Re un po' calante. Questo perché? Perché per voi, forse che sentite il suono, la bellezza sta anche nel sentire gli armonici, però gli armonici vengono captati dall'orecchio
un orecchio che riesce a sentire questa differenza e nella vibrazione non c'è questa informazione, diciamo, ovvero, o meglio, c'è, però ho bisogno del fenomeno della risonanza, quindi le corde vibrano, però ho bisogno di un riferimento, uno strumento, un'altra persona che mi fa una nota, se mi suona un do o un re, e lo suono anche io, riesco a sentire se la vibrazione è uguale oppure c'è qualcosa di diverso, qualcosa che non va. Però quando suono da sola, le note si susseguono una dopo l'altra e lì diciamo che non riesco a sentire il rapporto fra una nota e quella successiva. Quindi c'è una relazione fra le note, perché? Perché per me il suono è bello comunque, che sia intonato, poco intonato, è sempre un suono. E io riesco ad essere appagata dalla vibrazione. Poi ci sono anche gli armonici nella voce e io teoricamente sapevo cosa fossero, sapevo che esistessero, ma nella pratica l'ho scoperto tantissimo tempo dopo. Per la precisione, giusto un anno fa ho scoperto gli armonici nella mia voce, anche se il canto l'avevo già fatto, ma perché mi serviva proprio per aprire la mia voce e poter comunicare anche attraverso di essa. Certo, la sordità è difficile da capire, perché è una perdita uditiva intorno ai 90 decibel, quindi è molto profonda, vuol dire che perché io possa sentire qualcosa senza apparecchi, deve passare un camion, un enorme camion, molto grosso e rumoroso, oppure un djembe africano, oppure una porta che sbatte violentemente, quindi un rumore molto forte. E addirittura non sentivo il mio cane che abbaiava vicino a me. Infatti, spesso succedeva che il mio cane di giorno era tranquillo, buono, dico ma tranquillo, non abbaia mai, e invece di notte lui aveva capito che io non sentivo e quindi si sfogava. Una volta mi è arrivato un messaggio da una vicina di casa e mi ha detto ma per caso sei uscita e hai lasciato il cane solo? Le ho detto no, io sono in casa perché stava abbaiando, stava facendo un gran casino. E quindi ho dovuto coglierlo sul fatto. Una notte ho dormito con gli apparecchi, mi sono svegliata quando ho iniziato ad abbaiare, ho acceso la luce e lui è rimasto impalato, guardate. Poi ci sono stati poi dei miglioramenti anche nella comprensione dell'italiano, quando poi circa 3 anni fa ho deciso di prendere l'auto col mio cane e il mio gatto e sono partita all'estero, ho fatto un giro intorno all'Europa, lavorando nelle fattorie, volevo capire qualcosa di più sulla coltivazione biologica. E però in questo viaggio c'erano 3 presupposti. Uno era che in quell'anno avevo deciso di non riacquistare gli apparecchi acustici perché soffrivo di acufeni, volevo stare in silenzio e significava partire nel silenzio assoluto. Il secondo presupposto era che avrei dovuto comunicare solo in inglese e se ci ho messo così tanto per imparare l'italiano, figuriamoci con l'inglese, ero proprio da capo. E poi c'era anche il fatto che comunque io avrei potuto appagare il mio senso visivo, anche se quello uditivo sì, lo dovevo mettere da parte, però attraverso la vista potevo godere della bellezza dei posti che ho visitato. Ho visto tanti bellissimi posti, tantissimi colori, di verde, di giallo, cielo blu. E il bello è anche proprio questo, proprio cogliere le sfumature e contemplare quello che ci arriva. Io nel tempo ho sempre sviluppato un amore per i luoghi, sin dall'infanzia. Sono proprio stati
il perno della mia vita, perché ogni luogo che io ho vissuto per me rappresentava qualcosa, ma in modo molto intenso, diventava ricorrente nei miei sogni e mi aiutava anche a sviluppare la fantasia. E quando ero piccola poi ho avuto la fortuna che i miei nonni avevano una villa gigantesca, era proprio un castello con una torre del 1400 e io ci ho vissuto per almeno 10 anni della mia vita e una bambina per una bambina questo luogo era veramente un luogo magico, fatato, perché ogni stanza era, sì, c'era tutta da scoprire. Quindi c'è una bellezza che appartiene ai nostri sensi, c'è quella visiva, c'è quella uditiva. Come vi ho detto prima, un suono per me è un suono ed è bello purché non sia rumore, è bello a prescindere dall'intonazione. Magari il problema è quando in quello che noi percepiamo si intromette il nostro giudizio, ma perché siamo condizionati un po' da sempre a giudicare qualsiasi cosa. Giudico quello che sento, giudico quello che vedo, però questo mi fa perdere la bellezza del momento. E quando io, diciamo che sentendo le sfumature, percepisco la differenza tra una cosa rispetto a un'altra, e devo ritornare un attimo a contemplare e lasciando stare i pensieri che nascono in quel momento. E questo mi permette di eliminare il giudizio. È come quando noi osserviamo un tramonto. In un tramonto io non è che mi metto a dire ma qui ci va un po' di giallo, qui no, ci vorrebbe un po' più di blu, ancora un po' di rosso, e così cerco di renderlo più bello di quello che magari già è. E così ormai la bellezza del momento è sfumata e il tramonto è passato e non mi sono goduta l'attimo. E quindi questo, diciamo che non va bene, allora per godere appieno della bellezza basta rimanere lì in silenzio ed ascoltare. Il punto di partenza siamo sempre noi e la bellezza va cercata in quel centro.